perché sostanzialmente da anni ripeto sempre le stesse cose, soprattutto quando guardo le partite dell'Inter. A cosa mi riferisco? Al 10. Al 10. I numeri 10 ti fanno vincere le partite. Siamo nel calcio moderno, conta la tattica, contano gli equilibri, assolutamente sì, ma poi nelle difficoltà, nella giornata in cui trovi l'avversario comunque che ti dà filo da torcere, in un momento in cui se a inizio stagione non c'è brillantezza, poniamo tanti interrogativi, tanti esempi. Il 10 ragazzi, il 10, Nico Pazzo oggi, stasera Ildiz. Mi potete parlare anche giustamente di Jonathan David che fa gol appunto da attaccante, lo stesso Vlahovic, ma Ildiz ragazzi, Ildiz è il giocatore che salta l'uomo, ti mette in porta Jonathan David, gol. Ildiz è quello che si propone, chiude la triangolazione con Vlahovic, gol. Il 10 è importante, il 10 è fondamentale ragazzi miei, il 10. E poi Kenan Yildiz, che 10, quasi mi verrebbe da dirvi chi preferite, chi è il più forte. E io onestamente in Serie A giocatori di questo livello ne ho visti pochi, ne vedo pochi oggi, ne vedo pochi, appunto parlando di questi due giocatori che ci siamo gustati oggi sotto l'aspetto tecnico. Poi ovvio le rivalità, tutto quello che vi pare, la Juventus contro, ma indubbiamente parliamo di giocatori che fanno la differenza, perché il discorso è sempre quello. E a proposito di differenza, poi nella seconda parte parliamo anche di Scamacca, che è tornato e come se è tornato e Juric, grande genio a levarlo proprio nel momento migliore dell'Atalanta e del suo attaccante lì davanti. Prima, come al solito, un paio di robette veloci, veloci, veloci. Vi invito, come al solito, ormai lo sapete benissimo, quasi è inutile ripetersi. Like, pollicione per soddisfare ogni angheria dell'amico algoritmo. Se volete potete iscrivervi per seguire i prossimi contenuti qui su YouTube o su Facebook. Vi ringrazio per l'enorme seguito anche su altre piattaforme. Vi ricordo che siamo anche su Telegram e trovate il link di invito in descrizione, anche lì stiamo salendo e vogliamo continuare a farlo e grazie a voi mi pare che sia veramente tutto così possibile. Grazie, grazie veramente perché siete clamorosi, clamorosi. Attivate anche la campanellina, che poi domani scende in campo l'Inter e voglio vedere che sorprese mi riserva, perché il campionato è partito forte. Partito forte anche perché sono contento di queste, anche delle neopromosse, devo dire la verità. Ma adesso parlando di Juventus Parma, una gara che iniziava a essere anche un po' trappola per la squadra bianconera perché non era riuscita a sbloccarla. Qualche difficoltà il Parma di questo allenatore giovanissimo, qualche difficoltà l'avevo creato e io ricordo una grandissima chiusura di Bremer su Pellegrino nel secondo tempo. E poi sono delle robe, ragazzi miei, che fanno la differenza, perché se lì non ci arrivi, se lì non chiudi, se lì prendi gol, magari la partita ti può scivolare. Vedete un po', no? Gli equilibri che sono, come ho già detto, fondamentali. E Bremer porterà tanti punti alla Juventus quest'anno, questo è indubbio. E un po' riporterebbe anche a rivalutare il mio pensiero sulla prediction iniziale, ma quello che è fatto è fatto e la Juventus, ribadisco, poi alla lunga esce col giocatore alla Juventus e poi io nomino sempre Ildiz perché lo preferisco anche proprio per gusto personale, ma non è che ha soltanto Ildiz che salta l'uomo, perché anche Cambiaso comunque c'ha il dribbling, io lo trovo molto meno concreto. Cambiaso ho detto, con Sesao volevo dire, ho detto con Sesao, boh. A gusto personale lo trovo meno concreto con Sesao, però anche lui dà filo da torcere, giocatore che streccia molto e stressa le difese avversarie, ha colpito il palo su deviazione.
Però Ildiz, ragazzi, Ildiz è proprio un'altra pasta. Lo vedi, è proprio un'altra pasta. È pericolosissimo il tiro quando, quando rientra dalla mattonella di sinistra, rientra e va a fior di palo. In zona centrale, quando David gli dà l'appoggio, boom, la sassata e deve metterci la pezza su Suzuki. La sterzata sul primo gol. Ripeto, l'accompagnamento e la giocata giusta che deve fare per il gol di Vlahovic. Avere questi giocatori qua, ragazzi, è inutile dirlo 50.000 volte, sposta ed è un bene che sia così. Ripeto, se calcio fosse solo tattica, poi non sarebbe neanche così divertente. Io mi diverto quando vedo questa gente qua, questi giocatori, onestamente. David, gol all'esordio in Serie A, non è da poco. David lo si vede, per me non è in forma ancora, qualche stop sbagliato, qualche cosa, non è in forma, eppure quando gli arriva quella palla in aria è pericoloso. L'abbiamo visto anche che era una amichevole in rovesciata. Mm, voglio vederlo in condizioni perché potrebbe essere un attaccante da tanti gol. La Juventus, che sappiamo, deve risolvere anche la questione Vlahovic, che entra, segna risultanza, non lo so se è polemico, non so come chiamarla. La questione Vlahovic per me, boh, è sempre un porta, per favore, la porta, per favore, porta, per favore, ti chiedo proprio la gentilezza di tenere una chiusa. Sì, la questione Vlahovic non l'ho mai inquadrata, però la Juventus se lo vende al mio, vedremo, perché poi va capito tutte le intrecce, però se rimane in Italia, può, Vlahovic, il giocatore c'è secondo me, il giocatore c'è, deve trovare solo la sua giusta collocazione, quindi la Juventus deve un po' trovare la soluzione, ma è difficile perché nelle condizioni attuali è molto complicato. La Juventus si gode anche un centrocampo formato da Thuram, che è sempre un giocatore di peso lì in mezzo, e comunque oggi la porta a casa. Ecco, non solo la porta qua, ma proprio la Juventus la porta a casa. Scusate il gioco di parole. Da rivedere questo Parma di queste per capire il suo valore, il valore effettivo da valutare, da rivalutare, scusate. Da rivalutare secondo me anche in primis il Pisa, che come neopromosso ho visto un grande primo tempo del Pisa innanzitutto, che tra l'altro si era portato in vantaggio forse anche con merito, devo dire, perché ogni volta che ripartiva erano molto pericolosi, dietro bene, poi alla lunga l'Atalanta è riuscita, no, ad avvolgere con tutte le sue armi a disposizione, ed è stato veramente una centrifuga. Ha trovato l'1-1 nella ripresa con Scamaccone. Che partita Scamacca, ragazzi, che continua a crescere per tutta la gara, veramente clamoroso, devastante, prendeva tutti i palloni, li smistava, faceva praticamente tutto. Geniale, Juric lo toglie, geniale. Poi qualcuno dirà, forse anche giustamente, per carità, veniva da un infortunio, se non sbaglio alla prima da titolare, dopo appunto mesi e mesi, se non un anno, non ricordo, ma comunque mesi e mesi fuori, e quindi ci può anche stare, però era in una condizione dove, boh, io almeno altri 5-10 minuti l'avrei sfruttato, perché si vedeva che l'Atalanta era proprio lì per farlo il gol. Ha fatto gol, ha avuto altre occasioni, traversa, giocate, ripeto, un tutt'uno. Ma io guardavo poi l'Atalanta nella ripresa, cioè secondo me è vero, e anche qui il discorso del 10 che facevo prima, no? Avere il giocatore che poi alla fine ti salta l'uomo e te la risolve da solo. Però le occasioni le ha create l'Atalanta, e poi magari non aveva Lookman, ma Maldini ha fatto vedere belle cose, a sprazzi anche De Ketelare. Maldini ha avuto anche un'occasione clamorosa, ma non solo lui. Ho visto benissimo, ma veramente bene, Zaleschi, e non mi stupisco affatto, per me i 17 milioni li vale tutte, lo ripeterò allo sfinimento e ne parleremo a fine stagione, non adesso. Molto bene. È entrato Samardzic, cioè è vero che è entrato Ederson, è vero che l'Atalanta ha perso Gasper e Teghi, vediamo il caso Lukman, ma comunque è una signora squadra l'Atalanta, quindi Juric secondo me
adesso Juric è chiamato a fare un buon campionato, perché se Juric non fa un buon campionato, questa potrebbe essere la sua ultima chiamata tra le grandi, perché io l'Atalanta lo considero grande, e lo dico perché dopo la Roma e dopo la parentesi in Premier, tutte e due brutte, 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 se anche qui fa male, occhio, perché è vero che l'Atalanta sia un po' indebolita, ma è anche vero che hanno preso Kristovic, vediamo se poi alla fine Lookman resta, questo è tutto da vedere. L'Atalanta ha una signora squadra, al netto di Gasperini, e poi la differenza la farebbe veramente soltanto il Manico. E il Manico la differenza la fa, ecco, in positivo e in negativo. Già oggi mi è sembrato di averci messo una pezza non in maniera ottimale il povero Juric. Vedremo più avanti. Ripeto, bene comunque il Pisa, che la sua partita l'ha fatta, e mi aspettavo molto molto peggio. Pisa, la stessa Cremonese, quindi un plauso va un po' all'esordio di queste neopromosse. Quello del Sassuolo non lo considero neanche esordio, poi col Napoli va bene, però le neopromosse secondo me potrebbero aggiungere al nostro campionato e non togliere. Va bene signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate le carte, se volete iscrivetevi al canale. Un grande abbraccio da Reschio.